Cari amici, vi ringrazio di essere tornati sul mio canale YouTube per vedere questo mio nuovo video e grazie anche ai nuovi arrivati. Ho deciso di aprire una nuova playlist in cui verranno catalogate le mie passeggiate assieme a mio marito, munita solo di cellulare, in cui vado alla ricerca, oltre che delle bellezze dei luoghi visitati, anche di eventuali presunti fenomeni paranormali. Sono fermamente convinta, infatti, che non occorre portarsi dietro strumentazioni costose e sofisticate per riuscire a riprendere qualche evento misterioso. Questi video, in particolare, li ho chiamati pillole fantasmagoriche. Ma ora veniamo al luogo da me visitato a maggio 2022, la trincea Joffre, così chiamata in onore del generale francese Joseph Joffre, costruita durante la Prima Guerra Mondiale e situata presso Monfalcone in provincia di Gorizia in Friuli Venezia Giulia. Questo tratto di Carso passò sotto controllo italiano già dal giugno 1915, quando il battaglione Messina e i granatieri di Sardegna conquistarono Monfalcone senza incontrare resistenza da parte dell'esercito asburgico. Nonostante i vari tentativi di avanzata e le gravi perdite subite, i nostri fanti però riuscirono a occupare, oltre quel tratto, solo un'altra altura, detta quota 98. Proprio dalle pendici sud di questa quota, presumibilmente nel 1916, iniziarono i lavori di scavo e costruzione di questa trincea. Essa, di seconda linea, funse da collegamento con il sistema di trincee posto sulle alture sovrastanti e da sbarramento a eventuali incursioni nel caso di sfondamento delle nostre prime linee. Venne utilizzata anche per unire la stazione ferroviaria di Monfalcone alla quota 98. Come si può vedere ancora oggi, la trincea risulta ancora in buono stato di conservazione. Non ha un andamento rettilineo, ma venne scavata con tracciato a zig-zag per rendere difficoltoso l'assalto del nemico. Durante lo scavo della trincea, a poche centinaia di metri dalla stazione ferroviaria, venne scoperta pure una grande grotta sotterranea. Questo ritrovamento fortuito permise alle truppe italiane di ottenere un ottimo riparo contro i colpi di cannone avversari. Per le modalità del ritrovamento venne battezzata Grotta Vergine. La grotta venne dotata, per una questione di sicurezza, di un'uscita secondaria, scavata interamente nella roccia e sbucante come l'ingresso naturale all'interno della trincea. In questa trincea si trova anche una seconda grotta, detta dei Pipistrelli, già utilizzata dall'esercito austro-ungarico all'inizio del conflitto. Nelle due grotte si potevano riparare circa 500 soldati. Vicino alla grotta dei Pipistrelli c'è inoltre un pozzo, utilizzato presumibilmente per la reazione della grotta, ma a me ha dato l'impressione di essere anche un inghiottitoio. Per quanto riguarda la mia visita in trincea, non mi sono addentrata dentro le grotte perché non sono dotate di luce elettrica e io non avevo con me una torcia. Le riprese effettuate risultano quindi di scarsa qualità, ma qualcosa sono riuscita a registrare. È un luogo questo che merita una seconda visita con la mia amica Dani. Ma ora vi lascio alla visione del video.
Mi soffermo ora all'ingresso della seconda uscita della Grotta Vergine. Ad occhio ed orecchio nudi non vedo e percepisco niente di anomalo, ma a casa mi accorgo di alcuni fatti che pongo alla vostra attenzione. Nei primi 2 secondi del piccolo video che ho fatto qui si vede passare un'ombra e al contempo si sente un sussurro. Potrebbe essere la mia ombra, ma essa si muove troppo veloce rispetto a me, che mi sposto con lentezza per non agitare troppo la telecamera, sprovvista di stabilizzatore. Man mano che filmo, poi, ad un certo punto, sento pure un rumore di passi, ma io sono in quel momento ferma. Poi si sentono altri movimenti, ma sono io a farli, infatti si percepisce che mi sto muovendo per chiudere la telecamera del cellulare. Sappiatemi dire nei commenti cosa ne pensate. Eventi naturali o inspiegabili? Questo primo video presso la trincea Joffre si conclude qui. Nel prossimo video verrà mostrato ciò che sono riuscita a riprendere nell'ingresso principale della Grotta Vergine e nell'ingresso della Grotta dei Pipistrelli. Un saluto gioioso a tutti!